Allora, ciao a tutti. Sono un luogo non abituale per me, non siete abituati a vedermi qui. Sono in un convento, pensate un po'. Sono in un convento meraviglioso, tra l'altro, del 1600 sul lago di Bolsena, una situazione straordinaria, che ovviamente al suo interno ha persone straordinarie. Naturalmente tutto questo nasce da che cosa? Nasce da Fisi, perché sono qui per un evento che è il Consiglio Nazionale di Fisi. Qui ho conosciuto persone straordinarie, sia che appartengono a Fisi, sia che non ne fanno parte. Perché? Perché nei luoghi strani, nei luoghi improbabili, nei luoghi più lontani dal mondo che siamo costretti a vivere, ci sono le persone migliori. E davanti a me ce n'è una che adesso vi faccio vedere. Eccola qui, si chiama Anna, è una persona fantastica e adesso vedrete perché. Intanto ha scritto un libro molto bello. Anna, facci vedere quel libro lì. Ecco, allora, corpo e coscienza, crescere in consapevolezza, un viaggio nel nostro sistema energetico. Anna Colombo è lei. Anna, intanto vorrei che tu mi parlassi di questa esperienza che stai facendo in questo convento e poi Sì, di quello che volentieri. la vita ti ha consentito di apprendere, perché devi aver fatto un percorso importante. Ma cominciamo dal libro. No, anzi, Allora, dal convento. sì, io ho scoperto questo posto meraviglioso a giugno 2022. Sappiamo in che cosa stavamo. E io vivevo, sono nata a Roma, sono anzi del centro storico di Roma e vivevo in un paese sempre del Viterbese a sud di Viterbo, Vignanello, e ho sentito che c'erano degli incontri qui dove ho incontrato persone che seguivo sul web per la controinformazione. Allora mi sono detta, ma qui passa il mondo nuovo. E allora ho lasciato Vignanello e a ottobre mi sono trasferita a Bolsena. E ci sono stata un anno a Bolsena, ora vivo a Farnese, che è vicina, è una mezz'ora di macchina, però sono molto molto collegata a questo luogo e soprattutto a Sabrina Aguiari, che è la persona che lo gestisce da circa 30 anni e, con l'associazione Punti di Vista. È un luogo assolutamente laico, cioè nel senso che appartiene ai francescani che lo hanno dato in gestione appunto a questa associazione. Qui passa il mondo nuovo e voi anche siete una testimonianza, ok? Quindi questo. E io nella vita ho avuto, diciamo, il privilegio o la benedizione, non so come la vogliamo chiamare, di ricevere insegnamenti direttamente dalle fonti. E allora, siccome sono oltre 30 anni che mi occupo, diciamo, di integrazione corpo, mente e spirito, attraverso un sistema nato in Argentina negli anni 50 che si chiama Rio Abierto, proprio fiume aperto, far fluire le energie e noi siamo il nostro sistema energetico. Mm? E quindi ho sentito che era importante che io lasciassi una testimonianza, di non portarmi tutto quando mi farò luce e non starò più su questo pianeta. E quindi ho scritto questo libro, che in effetti in questo libro sono confluiti questi 30 anni di lavoro di counseling a indirizzo psicocorporeo e tanti anni in più di mia ricerca personale. Ehm, È indirizzato a persone che non ne sanno assolutamente nulla, perché non possiamo continuare a guardarci, come si suol dire, l'ombelico, ma allargare un discorso di ritornare, riscoprire chi siamo, perché ce l'abbiamo dentro. Quindi è più facile che andare a studiare una lingua straniera. Di fatto si tratta di riportare alla luce chi siamo, come riannodare un filo e ritornare al centro. Quindi è un libro che veramente è un viaggio, cioè io accompagno la persona in un modo semplice, perché poi si dice che la semplicità è il marchio di Dio, cioè nel senso che quando abbiamo veramente introiettato, a quel punto non abbiamo bisogno di trovare parole tanto difficili. E quindi ecco, questo è il mio compito, io sento che è il mio compito questo. Sono stata insegnante nella scuola pubblica e poi sono diventata insegnante di altro, ecco, in questo senso. Questo è molto importante, assolutamente sì. Qualcuno forse di quelli che sta ascoltando queste parole si chiederà ma cosa c'entra un convento con Fisi, che è un sindacato, con Anna Colombo che...
Beh, io credo che ci sia un legame fra tutte Sì, queste nella cose. parola stessa. E non solo. Mm. Credo che io faccio parte del sindacato Fisi, il sindacato non debba soltanto andare a guardare le rogne dei contratti di lavoro, eccetera. Esatto. Io credo che un compito del sindacato sia anche quello di indirizzare soprattutto le nuove generazioni verso una corretta forma di vita. Perché la vita del studio, trovo un lavoro, lavoro 50 anni, poi vado in pensione, pochi anni muoio, non è la vita che dobbiamo fare, la vita che dobbiamo fare è un'altra. E la vita che dobbiamo fare ce la insegna proprio questa signora qui. Anche perché dovremmo essere più consapevoli che lavoriamo per il sistema, cioè lavoriamo e ci ammazziamo, no? Con le 8 ore di lavoro, anche un lavoro magari che non piace, eccetera. E di fatto ci abbiamo i padroni per i quali lavoriamo. E quindi piano piano riuscire a creare veramente un mondo diverso, un mondo nuovo. E io proprio c'è questa possibilità energetico, perché c'è la possibilità proprio di evolvere come coscienza collettiva, perché c'è una luce più forte che sta arrivando su questo pianeta, non so se posso parlare di questo, Ma certo che sì. è una luce adamantina e quindi luce, frequenza, energia, coscienza. Quindi con questa luce più forte che viene anche dal sole, e questo ci possiamo spiegare anche quest'estate così calda, eccetera, perché è anche una grande purificazione, eccetera. Quindi la frequenza è molto più alta, l'energia è più forte e la coscienza quindi può crescere, può evolvere. Ma la coscienza collettiva di fatto si è espansa, è più evoluta quella collettiva e con questa luce noi possiamo, e queste frequenze possiamo accedere alla quinta dimensione, che significa cambiare completamente questo mondo. Non è che ci saranno fiumi diversi o mari diversi o alberi diversi, ma avremo una vista diversa. Quindi anche questo, informarsi un pochino potrebbe essere buono perché è una grande opportunità. Effettivamente sì. Anzi, direi anche una cosa. Probabilmente tu che vivi in questo convento, No, io non vivo in questo convento, sì, io però sei sono una volontaria, frequentatrice. sì, di Ecco, questo questa, convento. questa Faccio anche dei miei lavori, la prossima settimana inizia un laboratorio, per esempio, sì. forse percepisci delle frequenze, delle energie che chi vive come me, per esempio, in una città metropolitana, Genova, per fortuna che è al mare, ma ancora peggio per chi vive in città che il mare non ha, queste frequenze magari non le percepisce. Io credo che la vera vita non debba essere quella milanese o romana o newyorkese, la vera vita deve essere questa roba qui. Un convento del 1600, francescano, dove io non so in questi quasi 500 anni che lo separano dalla costruzione al giorno di oggi, che è il 28 di settembre 2024, chi ci sia stato qui. Di tutto e di più sicuramente, Ma anche su un piano percepisco energetico. anche sul piano energetico e confermo che avendo vissuto più di un anno a Santiago de Compostela, là ho sperimentato delle energie che a Genova non sentivo. È una cosa Però che inviterei le persone a cominciare a valutare. mm, Perché? Perché è un primo passo verso il giusto cambiamento. O sbaglio, Anna? no, no, non sbaglia assolutamente, però io credo questo, che siccome niente è a caso, soprattutto, diciamo, io non dico, ma non parlo mai di risvegliati, ma di meno sonnambuli, se stanno in polizia, se si sta in banca, se si sta nella scuola, è importante che ci siano anche queste persone che con la loro, proprio con il loro modo di essere, testimoniano che c'è qualche cosa di diverso che a cui si può accedere. Quindi è importante anche rimanere nel mondo, però poi nutrendosi anche magari di fine settimana in posti che nutrono in un modo diverso. Però ognuno di noi sta dove deve stare, perché altrimenti lasciamo troppe persone indietro. Quindi se ci sono stati dati degli strumenti, se ci è stata data la possibilità di ritrovarci,
abbiamo anche il compito di ridare, questo è molto importante. Quindi dove siamo possiamo essere veramente testimoni, ma mica chissà, non con tante parole, col nostro modo di vivere, con un sorriso, con l'evitare sempre di aggredire, di arrabbiarci, di stare in concorrenza. Cioè si dice che eh, per fare questo salto quantico, diciamo, di coscienza, i tre pilastri sono l'amore incondizionato, la compassione e il rispetto, che se ci pensiamo è esattamente il contrario del giudizio, della critica, della concorrenza, e quindi è di questo mondo che è la dualità, bello brutto, buono cattivo, eccetera, no? Quindi se cominciamo un pochino a percorrere questa via, intanto è personale, però poi la irradiamo, perché noi irradiamo quello che siamo, perché il linguaggio gestuale è molto più forte di quello verbale. Assolutamente sì. E il convento è un luogo dove si conviene. Sabrina Aguiari ha proprio voluto fare di questo luogo un luogo dove si conviene. Oggi siete convenuti voi, ma anche il mercato contadino, che sta in un'altra parte, diciamo, no? All'esterno. E quindi è un convenire, è un incontrarsi, è un crescere insieme, in questo senso. La giusta forma della vita Sì. sociale e non della vita dei social, che sono Mm. purtroppo il dramma odierno. Io in questo momento sto tenendo in mano l'apparato con cui ti sto filmando, che è il mio smartphone, che è il nemico numero uno dell'umanità. Se è vissuto in maniera inconsapevole, sì. Bisognerebbe spegnerlo, anzi, fammi vedere ancora un attimo il tuo libro. Io vorrei anche dare un suggerimento, anche se non è dei social, però con annacolombo.it è il mio blog e magari possono trovare cose interessanti, carine. E Sì, vorrei anche che fosse come un agorà, una piazza interattiva. e da genovese vi dico subito che se entrate nel suo blog non dovete pagare nulla, è No, gratis. assolutamente. E vorrei soltanto dei suggerimenti, degli arricchimenti anche, perché vorrei veramente renderlo un luogo interattivo. Convenire, Sì, convenire. un convento. Un convento. Anna, io ti ringrazio, sei stata Io veramente ringrazio te. carina e pubblicherò questa roba dovunque, sperando che un sacco di gente la veda e come ho detto prima, siccome lo smartphone è il nostro nemico, io provvedo a spegnerlo. Clic.